Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo format di Connectando Podcast. 5 minuti dove condivido un'idea, una riflessione, un pensiero, un'intuizione mia o che ho pescato qua e là in qualche libro, film o qualunque fonte essa sia. E ti chiedo anche sin da subito di farmi sapere che cosa ne pensi, che sono molto curioso. Detto questo, iniziamo. Come da titolo, se non ora, quando? Quindi voglio riflettere insieme a te sul potere dell'ora, dell'adesso, o meglio ancora, sul potere dell'azione. E voglio invitarti, poi mi dirai cosa ne pensi, ad agire, perché l'azione è potentissima, perché l'azione in un certo qual modo, azzardo a dire che racchiude quasi una sorta di magia. Anche un solo piccolo passo in quella direzione, a mio avviso, ha un potere enorme, può innescare una valanga di positività che nemmeno immaginiamo. Quindi se hai un'idea, un progetto o qualsiasi cosa, ma anche un qualcosa in sospeso che sai che devi fare, basta rimandare. Vai e fallo, inizia quantomeno. Perché appunto nell'inizio si racchiude un potere inimmaginabile. Ma spesso e volentieri non iniziamo, stiamo lì, fermi, aspettando non si sa bene cosa, aspettando il momento giusto, che non esiste il momento giusto. Ci sono forse momenti più favorevoli, per carità, però il momento giusto non c'è, il momento giusto è ora. Se stai lì ad aspettare il momento giusto, che tutto sia pronto, che tutto sia perfetto, ciao e arrivederci, non inizi mai. Arrivi a 80 anni che sei ancora lì che stai aspettando il momento giusto e poi magari realizzi, cavolo, ma se avessi iniziato quando dovevo iniziare. Anche quell'idea che hai, quella cosiddetta idea da $1.000.000, in realtà quell'idea, fin quando non fai quel primo passo, di dollari ne vale zero. È solo nel momento in cui fai il primo passo che quel $1.000.000 in un certo qual modo inizia ad atterrare. Altrimenti rimane lì, nel mondo delle idee, e non esiste. Molte volte poi restiamo lì, fermi, bloccati per la cosiddetta paralisi per analisi, cioè stiamo lì ore e ore, giorni, settimane, mesi, anni a pensare se facessi così ma sarebbe meglio, bim bum bam. Morale della favola, sei fermo nella tua comfort zone fastidiosa dalla quale non hai in qualche modo il coraggio di uscire. E resti lì, bloccato, per pigrizia, per paura, ma fermo, immobile, e non produci niente. E il $1.000.000 resta lì, bloccato. Non sarai mai pronto fino a quando non inizi. È iniziando che diventi pronto, che impari facendo, che magari sbagli, grandissimo maestro l'errore, e giri dall'altra parte. Capisci che non era quella e vai dall'altra, o torni indietro, o riformuli la direzione, ma almeno hai fatto qualcosa ed è successo qualcosa. Se non fai niente, non succede niente. Tra il fare e il non fare è sempre meglio il fare. Male che vada, rinizi. E hai capito che quella strada non era. Hai imparato qualcosa. Se resti fermo, non impari niente. Nel mio caso, per esempio, se avessi aspettato che tutto fosse stato perfetto, questo podcast non sarebbe mai iniziato e non sarei nemmeno qui a condividere questo messaggio e tu non saresti lì ad ascoltare. Quindi, chiudendo e ricapitolando un pochino, quello che mi viene da dire è: fai quel primo passo e vedrai come poi si innescheranno tutta una serie di cose che nemmeno ti aspettavi positive. Esci da quella comfort zone e rischia, perché chi non rischia tutto. Ho detto diversamente, il vero rischio è non rischiare. Quindi adesso alzati da quella sedia e fai almeno un piccolo passo in quella roba, in quell'idea, in quel qualcosa che hai lì e sai che devi fare. E poi se vuoi fammi anche sapere cosa ne pensi. Ciao, alla prossima!